Questo posto nasce dalla mia passione comunque per le tute, i caschi, gli stivali, i guanti, tutte le cose da corsa della mia carriera, e abbiamo pensato a una stanza per avere, diciamo, un museo segreto, o comunque un posto dove mettere tante cose indimenticabili, tanti momenti della carriera indimenticabili. Potevo aprirlo solo a voi, ecco. Allora partiamo nel nostro viaggio. Questo è il primo armadio che abbiamo fatto, e diciamo che ci dovrebbero essere più o meno dalle 120 alle 140 tute, più o meno. E quindi si inizia dall'inizio. Allora, inizia dall'inizio, e questo qui è bello. Questa è la prima parte del viaggio. È bella perché qua ci sono veramente delle cose d'epoca. Con la prima tuta. La prima tuta è questa. Qui siamo nel 93, quindi leggerissima, ma leggerissima perché è molto meno sicura, ecco. Diciamo spalline, gomitini. Diciamo che il DNA dainese comunque lo vedi, tante cose sono rimaste anche uguali, ecco. L'interno era fatto diverso, e questa era una tuta che si vendeva nel negozio, e poi noi ci avevamo messo sopra i nostri sponsor, e qui siamo proprio all'inizio. Poi un'altra bella tuta è sempre, diciamo, questa, che è della mia prima vittoria in Sport Production nel 94. Qui ero nel team ufficiale, Lucky Explorer, quindi già qui si parla di tute fatte un po' più su misura, diciamo. Però poi dopo, vedi, scritto dietro con il pennarello, ancora siamo abbastanza indietro, ecco, diciamo. Poi iniziamo a fare, ci sono le tute del campionato europeo, però vi vorrei fare vedere più che altro forse la prima tuta del mondiale. Questo è prima tuta del mondiale. Questo siamo nel 96. E quindi questo era l'esordio, diciamo. E qui già un pochino più, siamo anche come interno, un po' più moderna, con le tute degli altri piloti, eccetera. E poi secondo me un altro momento importante è il passaggio dagli stivali classici, cioè gli stivali fuori dalla tuta, allo stivale dentro la tuta, che è stato nel 1998. Io correvo in 250, e quindi si passa da uno stivale così, eccolo, questo era il nostro stivale del 98, a uno stivale così, quindi è totalmente diverso. E la prima cosa che si vede è l'estetica, perché lo stivale qui va dentro. Però c'è anche una questione di sicurezza, c'è anche molto meno materiale, molto meno rischio che lo stivale si agganci da qualche parte, e poi con questo stivale qui, da qui parte l'evoluzione degli stivali per arrivare ai primi stivali con la scarpetta, diciamo. Quindi doppia apertura dietro e un guscio di carbonio interno, quindi molto più sicuro. Per arrivare agli stivali di adesso, questi sono degli stivali del 2018, e hanno la loro chiusura dietro, hanno il loro guscio in carbonio interno, quindi molto più sicuri, diciamo. Protezione in titanio,
Protezione in titanio anche nelle tute, si vede l'evoluzione, no? Perché qui abbiamo delle tute del 2001, ne approfitto per farvi vedere, ecco questa è quella del Mugello 2001 con la Honda 500, diciamo, con gli Ibisco. Questa era stata una tuta speciale, però vedete qua ci sono tutte le spalline di pelle, e poi si comincia a usare altro materiale come il titanio e il carbonio per tutte le protezioni. E poi qui possiamo vedere la storia delle protezioni, diciamo l'evoluzione dalle prime che sono queste fino alle spalline grandi, tutte in titanio, e con il titanio anche i gomiti e le ginocchia, che serviva per scivolare meglio in caso di caduta e cercare di non rotolare, quindi la tuta scivolava di più, diciamo. Poi andiamo avanti, allora vediamo la tuta speciale di Laguna Seca, questa 2005, tuta speciale per i 50 anni della Yamaha, bellissima. Ecco, questa è una tuta già moderna perché c'è un grande uso del titanio, che è un materiale naturalmente superiore alla plastica, alla pelle, a tutto, perché è molto molto resistente alla botta, all'impatto, ma perché è indeformabile, ma anche allo scivolamento, quindi in caso di caduta a alta velocità c'era molta più protezione e evitavi di bucare la tuta e poi di bucarti la pelle, ecco. E qui siamo già, considerato che è una tuta di quasi 15 anni fa, siamo già a buon livello. Poi si passa alle tute della Camel, alle tute della Fiat. Questa per esempio è una tuta fantastica, indimenticabile, 2007 Assen Vittoria, con la design speciale per la Fiat 500, bellissima. Poi avevamo anche il 46 peloso dietro, questo era bello. Avevamo anche gli stivali pelosi, stivale peloso anche. E poi da qui, diciamo, il più grande passaggio è stato l'airbag. Adesso andiamo dall'altra parte, andiamo a cercare la prima tuta con l'airbag. Era intorno al 2009-2010 e quindi qui dovremmo avere la prima tuta con l'airbag, che è questa. Quindi cambia tutto, cambia tutta la parte anteriore. Qua c'era tutto il sistema airbag, diciamo, che si vedeva, vedi ancora, a differenza di adesso che proprio non si vede più. Cambiava la gobba dietro, che doveva tenere tutto il sistema dentro con tutta la centralina, diciamo, e da qui questo è stato un grandissimo passo avanti. E sinceramente io all'inizio non l'avevo capito al 100%, perché mi sembrava una cosa che potesse aiutare, ma niente di che. Invece poi con gli anni la Dainese è riuscita a migliorare moltissimo il sistema, e praticamente adesso la tuta la vedi, e se c'è l'airbag o non c'è l'airbag non ti accorgi neanche, e però una grandissima sicurezza, perché quando si cade con la moto, anche se non ti fai niente, comunque il giorno dopo quando ti alzi ti fa male tutto. Invece qua, soprattutto per le spalle, per la parte sopra del corpo, è una sicurezza, un miglioramento della sicurezza incredibile, fino ad arrivare alle ultime tute, all'ultimo modello, che è ancora su quella via, c'è ancora più uso di titanio, placche più grandi, e l'airbag praticamente adesso non si vede più, a parte il sensore, diciamo, che ti dice se è acceso o spento, ma la tuta è esattamente uguale. E protezioni diverse nei gomiti, perché adesso si toccano i gomiti per terra, quindi ci sono delle protezioni diverse, intercambiabili. Poi altre innovazioni, il LED dietro, che praticamente quando esplode l'airbag il LED si accende, ed è anche importante per vedere il pilota in condizioni di bassa visibilità, quindi se uno scivola davanti, che piove o si vede poco davanti, questo LED aiuta
a vederlo, ed è anche molto Robocop. E questa è proprio, diciamo, l'ultima tuta del 2018. Un'altra tuta molto importante, molto particolare, e me la ricordo benissimo, è quella della cabin, della 8 ore di Suzuka 2001, vittoria alla 8 ore di Suzuka 2001 con la Honda assieme a Colin Edwards. E questa era la tuta, strana per me perché è in rosso. Io, a parte gli anni con la Ducati, diciamo, non ho mai avuto le tute rosse, però questa era rossa, e però era bella, ha portato bene perché abbiamo vinto. E ancora è una delle tute più belle, anche perché è un po' diversa dalle altre, che come colori c'ha un po' di giapponese, ecco. E però già questa era una gran tuta. Poi si mantengono bene, c'ha 20 anni, guarda, preciso, si potrebbe anche mettere adesso e usarla.